Cioè ragazzi, guardate che spettacolo! Ma voi ci credete che siamo quasi a novembre? Ciao amici di X2 Games, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Michele, guardate che bel panorama che c'è in questo fine ottobre. Oggi seconda parte della video recensione del JJRC X12 Aurora. Beh ragazzi, non sto a ripetermi, ho già parlato tanto di questo drone nella prima parte di questa recensione, quindi se ve la siete persa andate a recuperarla, ve la linko nella scheda qui in alto a destra. In poche parole si tratta di un drone pieghevole Full HD o 4K disponibile in due versioni e la differenza di prezzo è attorno ai 20 euro, con motori brushless, GPS, gimbal 3 assi meccanico, radiocomando, insomma tantissima roba, e costa poco più di 200 euro. Io appena disponibile l'ho subito comprato perché ho subito pensato che si sarebbe trattato di un vero e proprio Best Buy. Ma sarà davvero così oppure no? Confermo tutto quello che ho detto nella prima parte di questa video recensione. È un drone costruito e assemblato molto bene con materiali di ottima qualità, sia lui sia il radiocomando. In mano risulta un drone davvero compatto e ben costruito. E una volta in volo come si comporta? Beh, direi che è abbastanza stabile, anche grazie alla cam, all'ottica VPU qui sotto che aiuta il GPS sia in presenza sia in assenza di segnale di satelliti, e volendo è anche possibile switchare da modalità GPS a modalità altitude, in cui funziona unicamente il barometro costituito da questi due sonar e dalla telecamera VPU. Quindi il drone vola decisamente bene, ha un ottimo range di controllo. Ho provato a fargli perdere il segnale dal radiocomando ed è tornato precisamente al punto di decollo, quindi sotto il versante della sicurezza assolutamente nulla da dire. E anche da pilotare è un drone molto divertente, molto reattivo ai comandi, anche se non velocissimo. E anche il gimbal meccanico a 3 assi fa il suo dovere. Sì, ok, si tratta di un'unità economica, però tutto sommato è molto buono. Però ora dobbiamo venire ai due punti negativi principali di questo JJRC X12, che purtroppo non ho potuto notare nella prima parte di questa video recensione. Stiamo parlando della cam, dell'ottica, della fotocamera, della videocamera, chiamatela come volete. JJRC, io non capisco perché hai montato su questo bellissimo gimbal e su un drone costruito davvero molto bene un'ottica di questa qualità. Come potete vedere da queste immagini, la qualità è davvero quella che è. Siamo ai livelli di un drone da 100-150 euro, non oltre. Ok, il gimbal aiuta davvero tantissimo, ma se manca una cam di qualità almeno decente, tutto questo contorno è praticamente inutile. La mia è la versione Full HD. Come vi ho già detto a inizio video, è presente anche la versione 4K, ma considerando che la differenza di prezzo è di appena 20 euro, immagino che sia un semplice upscaling della risoluzione e che non cambi quindi assolutamente nulla per quanto riguarda il dettaglio del video. Come qualità di immagine siamo davvero ai livelli di un Rise Tello, o forse anche qualcosina in meno. Ovviamente non pensiate di poter agire sulle impostazioni della cam, sulla risoluzione, sulla qualità, sull'ISO, sui filtri eccetera eccetera. Non c'è niente di tutto questo, perché ora arriviamo al secondo grande punto negativo di questo drone, ovvero l'applicazione Enjoy Fly. Si tratta di un'applicazione, come vedete in queste immagini, davvero molto grezza, che si limita ad indicarci solamente la distanza e la velocità del drone, e quelle poche smart fly che sono presenti, come ad esempio il Follow Me, purtroppo non funzionano, o almeno io ho provato più volte a farla funzionare ma il drone non mi ha mai seguito. Quindi una prova di volo davvero deludente per questo JJRC X12, salvo unicamente la qualità del gimbal e la durata della batteria che si attesta attorno ai 21-22 minuti. Quindi ragazzi, se cercate un drone con cui fare delle belle foto e dei bei video, beh, vi consiglio di lasciar perdere questo JJRC X12, anche perché nella sua fascia di prezzo attorno ai 210
220 euro, al momento è presente l'Absanzino, costa 215 euro l'Absanzino con una batteria, 250 con borsa e 2 batterie, che secondo me come qualità foto e video è davvero tutto un altro livello. Questo però ha dei materiali migliori, quindi dobbiamo un po' decidere, vogliamo il drone costruito meglio o il drone che fa foto e video migliori? Che dire in conclusione, ragazzi? Sono rimasto un po' depistato da alcune recensioni inglesi internazionali che definivano questo JJC X12 come una vera rivelazione. Sì, è un drone sulla carta costruito molto bene con ottime feature, ma se manca la struttura, quindi una buona cam e una buona applicazione, tutto il resto svanisce. Al momento, al suo prezzo 210-220 euro, c'è di meglio sul mercato Absanzino e Fimia 3. Certo, se questo JJC X12 dovesse migliorare con qualche aggiornamento miracoloso e magari scendere sotto i 180 euro, sarebbe tutto da rivalutare. Sarebbe sicuramente un buon drone per divertirsi, per imparare a volare, perché vola comunque molto bene ed è molto sicuro e ha un'ottima autonomia. Una nota positiva di questo X12 è che vi arriva praticamente pronto al volo in configurazione completa con drone, batteria, caricabatterie, cavo di ricarica, eliche di ricambio e anche una comodissima borsa che è quasi sempre da comprare a parte per i modelli concorrenti. Bene amici, direi che questo ora è davvero tutto. Fatemi sapere voi ora cosa ne pensate di questo JJC X12 dopo aver visto questa prova di volo. Lo comprereste? Sì? No? Vi piace? Oppure no? Beh, parliamone insieme qui sotto nei commenti. Se volete acquistare questo JJC X12 Aurora oppure l'Absanzino, il Fimia 3, tutti i droni di cui ho parlato in questo video, trovate tutti i link con eventuali coupon qui sotto in descrizione video. Insieme al link per entrare nel mio canale Telegram, dove trovate coupon sempre aggiornati su questi e tantissimi altri prodotti, il nostro gruppo Facebook Droni e Tecnologia Italia e il nostro canale Instagram ufficiale. Entrate numerosi. Qui sta calando il sole, devo scappare perché di notte arrivano un po' i pipistrelli, roba strana. Beh ragazzi, infine, se volete supportarci ci basta un gratuito like, un commento, una condivisione, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto, attivate la campanellina per non perdervi le notifiche dei nostri nuovi prossimi video e direi che questo è davvero tutto. Buon Ferragosto, buon volo a tutti, noi ci vediamo al prossimo video sempre qui su AddXS2Games. Ciao ragazzi, peccato, un'occasione persa.